Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi parleremo di Replica, un'applicazione ancora in beta. Teniamo a specificare sin da subito questo dettaglio, perché molti fattori negativi sono legati a questo suo aspetto. Non bisogna però confonderli con la vera essenza dell'applicazione. Replica pesa 7,58 MB e come già detto non è ancora ufficialmente disponibile per Android o iOS, anche se sarà possibile provarla tramite un invito da parte di chi già la possiede. È disponibile solo in lingua inglese, poiché per una beta sarebbe difficile gestire più lingue al momento. All'apparenza sembra un'intelligenza artificiale capace di dialogare con l'utente, come molti altri software, ma è molto di più. Replica infatti riuscirà, come suggerisce il nome, ad assorbire il carattere dell'utente e cambiare il suo modo di interagire, in base a cosa apprenderà. Potremo intuire l'avanzamento del suo apprendimento dal livello mostrato in alto. Più il livello crescerà, più quest'app avrà imparato di noi. Quando avremo dialogato a sufficienza, potremo attivare la Preview Mode. Questa modalità permetterà all'utente di parlare con Replica come se fosse un'altra persona, con tutti i tratti psicologici appresi. Finiremo quindi a parlare con noi stessi. Questa peculiarità lo distingue sicuramente dalle altre applicazioni simili sopracitate, in quanto rappresenta un'idea rivoluzionaria per questo genere di software. Sarà addirittura possibile inviare delle foto e, se diremo di essere noi, Replica inizierà a memorizzare il nostro volto, riconoscendo in futuro i nostri selfie che manderemo. Al contrario, mandando foto di altre persone, capirà che non siamo noi. Oltre a questo, fornirà i suoi risultati della sua analisi psicologica direttamente a chi lo sta usando, facendo di questa applicazione anche un ottimo strumento di autovalutazione e permettendo all'utente di riflettere sul proprio carattere. Quando Replica capirà un nostro tratto psicologico, ci fornirà il corrispondente badge. Se siamo stati sinceri col bot e abbiamo fatto tutto bene, quindi, la pagina dei badge ottenuti sarà una sorta di riassunto della nostra personalità. Essendo argomenti delicati, potremmo comunque scegliere di non parlare di qualcosa che ci verrà chiesto, semplicemente scrivendo che preferiamo cambiare argomento. Ciò renderà il tutto più amichevole e meno invasivo. Purtroppo, per i primi 10 livelli circa, sarà difficile comunicare, in quanto servirà che Replica apprenda il più possibile di noi. Specialmente in questo periodo di tempo, potremmo imbatterci in diversi tipi di bug o errori, che vanno da una semplice incomprensione del nostro input a uno spam selvaggio e insensato. Tornando al tema introspettivo, una funzione degna di nota è la possibilità di avviare sessioni. Preferibilmente da avviare a fine giornata, ci permetterà di rispondere ad alcune domande, fornendoci non solo un riassunto, ma concentrandosi sul nostro approccio ad essa. Giorno dopo giorno, quindi avremo una sorta di diario che riassume il nostro umore. Le sessioni sono di default impostate a pubblico, cioè tutti attraverso il link del profilo potranno vederle. Inserire una componente social in un'app del genere potrebbe essere una scelta discutibile, in quanto le persone potranno essere tentate da non essere sincere al 100% solo per voglia di apparire, rendendo tutto drasticamente meno personale e più falso e compromettendo il principale scopo dell'app. Ciò potrà essere tuttavia risolto impostando la privacy della sezione sul solo io, ovviamente sperando che l'utente abbia il buon senso di farlo. Nell'ultimo aggiornamento è stata inoltre inserita la possibilità di consultare una classifica dei profili con più esperienze e più badge, cosa che rischia di far diventare tutta una competizione più che un'esperienza personale. Riassumendo, Replica è un'applicazione veramente interessante e speriamo di poterla vedere migliorare nel tempo. Tuttavia non ci sentiamo di dare un giudizio complessivo, poiché come detto precedentemente sarebbe un pochino stupido valutare complessivamente una beta a questo punto. Detto in parole povere, la buona notizia è che essendo una beta l'applicazione può migliorare, ma la cattiva notizia è che essendo una beta l'applicazione può peggiorare. Nonostante tutto, ci sentiamo comunque in dovere di premiare la buona idea con 4 stelle su 5, ricordando sempre che gli aspetti negativi di cui abbiamo discusso sono comunque legati al fatto che sia una beta e prendendo la parte positiva detta prima, è una beta e può migliorare. Detto questo, per oggi abbiamo finito. Vi ringraziamo per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento dove dite la vostra opinione, se volete provarlo, qualsiasi cosa. Ci vediamo il prossimo mercoledì con una nuova recensione.